In questo video desidero mostrarti come leggere l'order flow per capire esattamente cosa stanno facendo gli operatori professionali, quindi andare a valutare insieme gli acquisti reali, le vendite reali, quelli che vengono definiti assorbimenti e le cosiddette false rotture. Quella che stai vedendo è la mia piattaforma, è la C-Trader, come ti ho già detto nei video precedenti, al suo interno ho inserito dei tool volumetrici di cluster delta che rendono effettivamente la C-Trader una piattaforma volumetrica con il flusso d'ordini del CME. Vedremo un esempio concreto relativo alla giornata di ieri e riguardante l'S&P 500. Come ben sai, l'S&P 500 è l'asset che utilizzo costantemente nella mia attività di trading intraday. Lo trado principalmente al pomeriggio. Se hai seguito l'appuntamento di ieri, saprai che l'operatività parte dalle 16:30, ovvero nel momento in cui il GIX, quindi l'esposizione al gamma dei market maker, tende a stabilizzarsi. Mi sembra opportuno sottolineare questo fatto perché anche nella giornata di ieri si sono verificate delle dinamiche di prezzo e di volume estremamente interessanti che mi hanno portato a prendere un long nell'ultima parte della sessione americana. Quello che stai vedendo appunto è il grafico dell'S&P 500 su un time frame a un minuto. Qua in alto vedi il prezzo, sotto troviamo il cumulative delta e al di sotto del cumulative delta vedi il delta. Ora, cosa è successo nella giornata di ieri? Allora, partiamo innanzitutto da un presupposto importante. Eh, Attendere le 16:30 è fondamentale perché una volta che vengono assorbite tutte le opzioni in acquisto e in vendita, il GIX tende a stabilizzarsi. Nella giornata di ieri, in modo particolare, avevamo un negative GIX posizionato a 6.900 punti. Ed è un livello estremamente importante perché, come puoi già intuire dal grafico del prezzo, te lo faccio vedere, siamo arrivati a testare proprio la zona dei 6.900 punti, è vero, siamo andati leggermente al di sotto, quindi abbiamo assistito ad un tentativo di breakout, ma c'era un qualcosa che mi induceva a ragionare in ottica long. Perché in ottica long? Come puoi vedere, la prima parte della sessione aveva fatto registrare un trend intraday ribassista e quindi andare long apparentemente poteva essere molto rischioso. In realtà, eh, interpretando l'order flow e in modo particolare andando a focalizzare l'obiettivo sul cumulative delta, avevo già notato fin dal primo pomeriggio la presenza di una divergenza estremamente importante perché a fronte di un prezzo che continuava a fare dei massimi e dei minimi decrescenti, quindi confermando il trend intraday short, il cumulative delta non rispondeva allo stesso modo, anzi evidenziava un andamento diametralmente opposto, quindi un trend rialzista con massimi e minimi crescenti. Questo tipo di divergenza è estremamente potente, è estremamente importante perché di solito evidenzia che cosa? Di solito evidenzia una possibile fase di accumulazione istituzionale che poi da lì a poco tempo, come puoi già vedere sul grafico, avrebbe effettivamente prodotto un rialzo delle quotazioni. Tuttavia questa analisi va contestualizzata appunto con l'esposizione al gamma, perché in presenza di un livello così importante che adesso ti vado a segnare come i 6.900 punti, sapevo che i market maker avrebbero potuto eventualmente assorbire ulteriori ordini short aggressivi. In realtà questi ordini short non si vedevano, come detto il cumulative delta al contrario stava evidenziando una possibile fase
di accumulo rialzista e quindi ciò che ho fatto è stato semplicemente aspettare il recupero dei 6.900 punti con un retest per poi provare ad andare long. Effettivamente, come puoi vedere, il recupero lo abbiamo avuto intorno alle 19,50, 19,55, dopodiché abbiamo avuto il retest chirurgico sul livello intorno alle 21. Tra l'altro potrai notare che proprio in concomitanza del retest dei 6.900 punti, che ti ricordo era il negative GX della giornata di ieri, puoi vedere qui sul delta un'esplosione dei volumi al rialzo, cioè qua hanno prevalso gli acquisti aggressivi che di fatti hanno prodotto questa bella candela di espansione rialzista che mi ha consentito di effettuare un long che è andato avanti fino alle 21,55. Come ti ho detto, non porto operazioni tendenzialmente overnight, a meno che non ci siano situazioni particolari, ed è stata un'operazione appunto che mi ha consentito di andare a profitto. Perché? Perché nel momento in cui sono entrato ho scelto di posizionare uno stop al di sotto di questo minimo. Sono stato aggressivo nella scelta dello stop, avrei potuto optare per una soluzione più conservativa andando a posizionarmi al di sotto dei minimi precedenti, ma ho preferito privilegiare in questo caso il rapporto rischio-rendimento e infatti è stata un'operazione che si è chiusa con un rapporto rischio-rendimento di 1 a 2. Quindi l'interpretazione dell'order flow unito alla lettura del gamma mi ha consentito appunto di portare a casa questa bella operazione. Le situazioni di divergenza sul cumulative delta si verificano spesso. Sono le situazioni, te lo dico subito, migliori perché sono quelle che effettivamente ci danno delle indicazioni sul sentiment istituzionale. Capitano invece delle giornate in cui queste divergenze non le vediamo, ma viceversa vediamo il cumulative delta accompagnare magari una determinata fase di espansione rialzista o ribassista, confermando appunto l'aggressione a mercato e quindi la strutturazione di un trend intraday. Anche quella è una situazione che può essere sfruttata. Ovviamente in uno dei prossimi video andremo a vedere come questo tipo di configurazione volumetrica può essere intercettata e quindi sfruttata, ma direi che per adesso ci possiamo fermare qua. Io spero che anche questo video ti possa risultare utile nella tua operatività quotidiana. Se questi contenuti sono di tuo gradimento, ti invito a iscriverti al canale, a lasciare un bel like e soprattutto a lasciarmi la tua opinione nella sezione commenti. Ti auguro un buon trading, una buona giornata e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!